Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Oggi parliamo di Thailandia, parliamo di come vivere in Thailandia sfruttando un capitale che si è accumulato, e quindi rispondiamo a una domanda che tanti di voi mi avete fatto in questi mesi, da quando ho questo canale nel quale parliamo di Thailandia, di investimenti, di finanza personale e di criptovaluta, appunto come vivere in Thailandia, come essere in grado di avere un reddito in Thailandia per poterci vivere e per poterci mantenere. Ovviamente di strade per poter vivere e mantenersi in Thailandia ce ne sono diverse. Io sul canale ho sempre detto che a mio avviso la strada forse più semplice o comunque meno dipendente dalla burocrazia thailandese è quella di avere un capitale accumulato e magari investito in Italia e poter utilizzare la rendita derivante da questo capitale per poter vivere in Thailandia, ma anche ovviamente in altri paesi. Qui parliamo sul canale di Thailandia, quindi l'argomento è ovviamente girato sulla Thailandia. Prima di cominciare il video e parlare dei dettagli, come sempre ragazzi vi chiedo due semplici cose: iscrivetevi al canale se vi piacciono i contenuti e lasciatemi anche un bel like al video perché aiuta a supportare il canale con l'algoritmo di YouTube. Dicevamo quindi come ragionare sulla dimensione di un capitale da avere per essere in grado di avere un tenore di vita adeguato in Thailandia. Sul canale in passato abbiamo parlato più volte di quanti soldi servono per vivere in Thailandia, lo abbiamo parlato anche con i vari ospiti che abbiamo avuto sulle live, e tendenzialmente la risposta che abbiamo sempre avuto è stata: dipende dal tenore di vita, dove abitiamo, cosa vogliamo fare. Una cifra che può essere identificata potrebbe essere un range tra 30.000 e 60.000 baht mensili, una cifra molto ampia, un range molto ampio, ma effettivamente dipende, perché se tu vivi a Chiang Mai, Chiang Rai, spenderai una cifra; se vivi a Bangkok o su qualche isola e ti piace la vita notturna, i locali e quant'altro, ovviamente spenderai di più. Questo state a capire quanti soldi ti servono, però questo è un parametro estremamente importante, perché il tuo tenore di vita ti dirà quanto capitale ti serve investito per rendere appunto una cifra che possa coprire il tenore di vita appunto al quale aspiri in Thailandia. Il vantaggio della Thailandia è che tendenzialmente la Thailandia costa comunque un pochino meno rispetto ad altri paesi del mondo, sicuramente costa meno rispetto all'Italia, sicuramente costa meno rispetto all'Europa, e ti può garantire forse una qualità di vita migliore. Per quanto riguarda come costruire un portafoglio finanziario per avere una rendita, questa è, ripeto, una delle strade per potersi mantenere in Thailandia, è quella che prediligo perché io ho un background di questo tipo, ma ovviamente se qualcuno di voi ritiene che sia più opportuno investire il proprio capitale in Thailandia, nell'economia thailandese, ovviamente è libero di farlo. Qui ovviamente io preferisco la strada del capitale appunto investito. Qualche settimana fa sul canale ho pubblicato un video nel quale mostravo come costruire un portafoglio finanziario in grado di generare una certa percentuale di rendita. Specificatamente in questo video, che se ancora non hai visto ti lascio qui in alto, facevo vedere come costruire un portafoglio finanziario in grado di generare un 4% annuo netto. Questo portafoglio quindi statisticamente costruito consente ogni anno di avere questo rendimento. Poi sappiamo che gli investimenti finanziari, soprattutto quelli azionari e alcuni più speculativi, possono essere soggetti a volatilità, come nel caso del periodo del Covid o anche come nel caso che stiamo vivendo del periodo appunto di questa guerra tra Russia e Ucraina. Sappiamo che la volatilità fa parte del gioco, però per come è strutturato questo portafoglio è in grado anche di arginare un certo grado di volatilità. Quindi ovviamente ti ripeto, guarda questo video perché è molto interessante. Per quanto riguarda quindi la dimensione del capitale che vogliamo avere, i calcoli sono presto fatti. Come vedete a schermo, vedete che se aspiriamo ad avere una rendita tra i 16.000 e i 20.000 euro all'anno, dobbiamo avere un capitale tra i 400.000 euro e i 500.000 euro. Sappiamo che 20.000 euro sono più o meno 750.000-800.000 baht, e siccome prima si ragionava su una rendita tra i 30.000 e i 60.000 baht mensili, vuol dire che per vivere in Thailandia ci vorrebbero tra i 400.000 e i 700.000 baht all'anno. Questo vuol dire che più o meno la cifra che ci servirà è tra i 400.000 euro. Ovviamente però c'è da considerare un altro fattore, che se noi abbiamo questa cifra completamente investita non la possiamo toccare, e quindi vuol dire che la cifra che ci servirà è sicuramente più alta, perché quando il capitale è investito, i 400.000 euro, la restante parte ci servirà per far fronte alla vita quotidiana, alle spese diciamo impreviste. Quindi forse la cifra dei 500.000 euro potrebbe essere più diciamo calzante, nel senso che i 400.000 euro rimangono investiti e generano la rendita annua
di cui abbiamo bisogno e i 100.000 euro per arrivare appunto al totale di 500.000 euro ci consente di avere le spalle coperte. Da qui appunto l'idea di dire in Thailandia con 500.000 euro. Ci sono però due fattori ulteriori da considerare. In primis è l'inflazione che è l'aumento dei prezzi che stiamo vedendo in questo periodo in Italia. Nell'ultimo mese, l'ultima rilevazione parla addirittura di un'inflazione del 7%, l'inflazione c'è anche ovviamente in Thailandia, questo fa sì che nel corso degli anni la cifra che ci servirà per vivere sarà sempre maggiore, quindi questa è sicuramente una prima cosa da considerare. La seconda cosa da considerare è che questo capitale che tu hai investito, in questo caso parliamo dei 400.000 euro, rimarrà investito per un certo periodo di anni, dopodiché probabilmente tu potrai cominciare anche a erodere quel capitale e non vivere soltanto con gli interessi, appunto, quindi con la rendita generata da questo capitale. Questo per farti capire che forse poi col passare degli anni il fatto di poter erodere il tuo capitale potrebbe concederti di avere un tenore di vita ancora più alto. Ovviamente ragazzi, questi discorsi sono discorsi diciamo finanziari, di simulazione, teorici, poi la pratica è sempre poi diversa, ma era un modo per rispondere a chi mi ha chiesto anche quanti soldi servono per vivere in Thailandia senza lavorare o quanti soldi appunto servono per generare una rendita che possa essere in grado più o meno di coprire un tenore di vita medio in Thailandia. Ovviamente per rispondere a quanto capitale ti serve, il primo punto è essere in grado di capire quanti soldi ti servono per vivere in Thailandia. Ripeto, sul web ci sono anche video nel quale si parla di cifre per la vita in Thailandia molto basse. Io personalmente ho sempre così detto che non credo a una vita per uno straniero di lungo periodo in Thailandia a 500-600 euro al mese, questo per ovvi motivi che non stiamo qua a discutere, ma per chi conosce un po' la Thailandia è evidente che questa cosa forse, ripeto, soprattutto nel lungo periodo non è sostenibile. Può essere magari se state in Thailandia un mese, 2 mesi, allora sì, forse 500 euro, 600 euro, 700 euro sono sostenibili, ma per il lungo periodo per me non lo sono assolutamente, però ripeto, rispetto anche l'opinione degli altri. Come sempre ragazzi, fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate di questo appunto video, cosa ne pensate di questa cifra dei 500.000 euro necessari per poter vivere con un portafoglio finanziario in Thailandia. Ripeto, è un concetto teorico, perché poi è chiaro che chi ha un portafoglio di 500.000 euro forse automaticamente il suo tenore di vita sarà più alto di quello che abbiamo diciamo stimato appunto nel video tra i 400.000 e i 700.000 baht annui. Ripeto, è un discorso teorico, era per farvi capire appunto come poter ragionare su questo rapporto tra tenore di vita e dimensione del capitale da avere a disposizione per poter generare una rendita sufficiente a coprire il vostro tenore di vita. Come sempre ragazzi, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate, mi raccomando, se il video vi è piaciuto, vi è interessato, lasciatemi anche un bel like al video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube, come sempre. Quindi ragazzi, ci vediamo sempre sul canale con nuovi aggiornamenti. Per quanto riguarda la Thailandia, un abbraccio e a presto!